Seconda figure da parte di Bandai per la linea Sage Figuarts dedicata a quella meraviglia di anime e manga che è Demon Slayer. Dopo aver visto già l'unboxing di Tanjiro Kamado, il protagonista, oggi sono qui con la sorellina Nezuko, che non poteva mancare alla collezione, gentilmente regalata come sempre da Alberto, che mi aveva già regalato Tanjiro, che non aveva per niente deluso le aspettative, se non in un paio di punti. Vediamo quindi se questa Nezuko sarà all'altezza e nel frattempo grazie ancora Alberto. Per prima cosa diamo un'occhiata agli accessori che sono molto basici come avevamo già visto per Tanjiro. Abbiamo a disposizione ben 6 visi intercambiabili, il che rendono questa action figure molto versatile per il posing, 2 paia alternativi di mani intercambiabili, 3 con quello di default e poi uno aggiuntivo per posarle insieme a Tanjiro. E poi abbiamo la classica museruola o bavaglio, come lo vogliamo chiamare, di Nezuko e un altro paio di gambe per poterla posare in posizione seduta. Per quanto riguarda i volti ce ne sono di diverse tipologie con varie espressioni. Abbiamo questo che è montato di default sull'action figure che ha un'espressione neutra, poi ne abbiamo una un po' più seria, una felice, una arrabbiata, una sorridente ed una imbarazzata. Le fattezze di questi volti, ve ne prendo un paio per farveli vedere, sono resi molto bene per quanto mi riguarda, sia nella colorazione, nel tono della pelle abbastanza pallido, quale è quello di Nezuko, anche il colore degli occhi è azzeccatissimo, guardate anche l'interno di questi occhi come è curato, con tanto di piccoli dettagli, così come quello della bocca. Anche questo qui un po' più imbarazzato, con i classici occhi nelle espressioni dei personaggi di Demon Slayer, è fatto veramente benissimo. Poi questo invece un più arrabbiato mette in evidenza anche queste piccole vene, sempre dei dettagli molto azzeccati per il personaggio di Nezuko. Per quanto riguarda le mani invece, come vi dicevo, ce ne sono 2 paia alternative più quello montato di default, che sono delle mani abbastanza in posizione rilassata, in posizione neutra. Questi qui invece sono dei normali pugni, quindi mani chiuse, e queste invece hanno gli artigli più in evidenza. Per quanto riguarda la qualità, qui non c'è una particolare cura per i dettagli, perché le unghie sono sì scolpite ma sono comunque un tutt'uno col resto delle dita, e la colorazione è molto pallida, quindi tono della pelle secondo me azzeccato, però nulla di particolare. Questo paio invece, come vi dicevo, questo accessorio non è un paio di mani ma è un accessorio solo, serve appunto per posare Tanjiro e Nezuko in una posa particolare in cui si prendono per mano. Molto carino, ottima aggiunta, se avete già Tanjiro in collezione potrebbe essere una posa molto carina da fare. Come vedete c'è la differenza fra i toni della pelle, questa è quella di Tanjiro ovviamente e quella più pallida è di Nezuko. Poi abbiamo la mandibola, scusate, la muserola o bavaglio, e nulla di che, verniciato al punto giusto, può andare comunque ad essere applicato a tutti i volti, dando comunque un'espressione differente per ogni personalizzazione che vogliamo dargli. Poi invece abbiamo le gambe, anche qui nulla di particolare, c'è questa forma apposita per posarla in modo seduto, abbiamo la gonna, tutto realizzato in plastica rigida, a parte questa parte della gonna, la parte inferiore che è leggermente più morbida, quindi bisognerà staccare le gambe dall'action figure e andarla ad applicare qui per dargli questa particolare posa. Come al solito vi faccio vedere molto velocemente come applicare i visi intercambiabili, semplicemente sono andato a staccare il volto e la frangia, questi 2 ciuffi, quindi basterà prendere un volto a caso che si può attaccare tramite peg, poi si mettono i capelli in questo modo e possiamo esporla sia così oppure andare ad applicare il bavaglio in questo modo con appunto i peg che sono sotto il volto, e come vedete l'espressione va a cambiare semplicemente perché c'è la muserola davanti.
Passiamo adesso alla figure, che trovo piuttosto pesante, ben equilibrata e ben proporzionata, sia in altezza che proprio per le proporzioni del corpo. La cosa che mi salta subito all'occhio è che forse le gambe di Nezuko sono leggermente più lunghe di quanto dovrebbero essere, però sono piccoli dettagli. Poi ovviamente vedremo il confronto sia con Tanjiro che con altri personaggi, non di Demon Slayer ahimè, ma di altri anime che ho in collezione. Dicevo, quindi piuttosto pesante, probabilmente per via dei vari strati di vestiario e per questi capelli che vedremo fra pochissimo. Molto buona anche la colorazione, mi sembra molto fedele a quelle che sono alla colorazione del vestiario dell'anime, così come la somiglianza in tutto e per tutto di Nezuko al personaggio che siamo abituati a vedere nella serie. Già ho parlato del tono della pelle, che è piuttosto buono come somiglianza, non ci sono sfumature, colore degli occhi perfetto, e vorrei soffermarmi un attimo su questi capelli che secondo me sono fantastici. Sono molto flessibili, quindi si possono un pochino adattare, magari scaldandoli un pochino si possono fare anche in fase di posing delle cose interessanti. Anche questa parte di dietro addirittura ha due ciocche che sono articolate, quindi vi è un peg. Se volessimo alzarlo di più di così possiamo usare un trucchetto, andiamo a girare leggermente la ciocca, se ci riesco, facciamo da quest'altra parte, esatto, e possiamo ad esempio mettere la ciocca in questo modo. Come vedete c'è un peg a sfera che è possibile ruotare e dare un po' più di movimento alla figura. Rimettiamola a posto come era. E vi dicevo, anche per la verniciatura, ovviamente il colore principale è il nero e la base, cioè la punta dei capelli è di questo colore marroncino, molto fedele anche a quello dell'anime. Poi scendiamo invece verso il resto del vestito, ci sono queste maniche che ho già odiato in Tanjiro e continuo a dire che non mi piacciono per niente, così come lo stile e la forma del braccio, anche se qui c'è una meccanica molto interessante, una tecnologia abbastanza interessante per le braccia perché sono super articolate, a parte che vi è poi la butterfly joint, può venire fuori, quindi ci permette di muovere il braccio più agevolmente, ma poi c'è anche la rotazione del bicipite, della manica stessa. Qui all'interno c'è un peg anche per l'avambraccio, come vedete, che è parecchio mobile, e ovviamente anche il polso è articolato, quindi insomma non mi piace esteticamente come hanno reso le maniche e il braccio in sé, però è davvero molto molto funzionale. Poi, per quanto riguarda il vestito, ottima la colorazione rosa e la texture con questi triangoli, molto bene. E anche il vestiario, la tunica, diciamo, questa di questo colore marrone, anche qui niente sfumature, nulla di nulla, però ha la stessa cosa che aveva il Tanjiro, quindi per renderla più mobile hanno diviso in 3 sezioni e essendo realizzata in plastica morbida è abbastanza semplice andarla a modificare per appunto adattarla a diversi tipi di pose. Anche il vestito, questo più sotto, questa la gonna rosa, è suddivisa anch'essa in 3 sezioni. Possiamo andare a scoprire Nezuko, ma meglio di no, che YouTube ci chiude il canale, no scherzo. Comunque anche qui plastica morbida, non mi piace tantissimo questa cosa, dicevo anche per Tanjiro, perché va un pochino a spezzare quella che è l'armonia di un vestiario che se fosse stato realizzato in tessuto magari avrei preferito, però è un'ottima trovata per il posing e posso capire che per una figure che costa così poco comunque il tessuto forse sarebbe costato di più. Questa parte centrale è un tutt'uno con l'addome, insomma, con la parte superiore del corpo di Nezuko, quindi non si può muovere, però è molto ben verniciata con l'alternanza appunto di rosso e bianco, questa striscia arancione e la parte verde al di sopra. Poi scendendo ancora più verso i piedi troviamo questa parte anch'essa molto ben realizzata, nulla di particolare, e i sandali in cui c'è una particolare cura sia nello sculpt, scusate, che per la verniciatura. Parte inferiore, quindi parte delle suole, con nessun dettaglio, nulla di particolare. Andiamo a vedere un attimo le articolazioni con la testa che può ovviamente girare
liberamente, forse anche di 360 gradi, ma un pochino ostacolata dai capelli ovviamente. Ecco, si sta smontando il mondo, ho azzardato troppo. Poi si può piegare in avanti la testa, all'indietro invece è molto più limitata proprio per la presenza dei capelli. Poi spostiamoci verso il braccio, ho fatto un casino perché ho spostato i capelli, sono andati sul braccio. Dicevo già della butterfly joint, quindi anche la rotazione del bicipite, il braccio può essere alzato sopra la linea dei 180 gradi, può girare ovviamente anche a 360 gradi, quindi in avanti e anche all'indietro. C'è la giuntura della spalla che permette appunto di fare dei movimenti, anche di portare, come vedete, le braccia in avanti abbastanza agevolmente. E poi, ripeto, anche l'avambraccio ha una propria articolazione, ottima cosa. Poi vediamo un attimino il busto, a parte che come per Tanjiro, ecco, immaginavo che ci sarebbe stata la possibilità di andare ad alzare un po', a dividere la parte superiore da quella inferiore per cercare di guadagnare qualche millimetro, ma in realtà non è così, perché anche lasciandolo in posizione neutra il busto si può piegare in avanti di parecchio, indietro abbastanza ma non troppo, sempre per via dei capelli. Poi per quanto riguarda le gambe bisogna giocare un pochino con il tessuto, scusa Nezuko, ma gambe che comunque possono andare in avanti superando la linea dei 180 gradi, all'indietro invece come al solito limitati dallo sculpt come lo chiamo adesso senza essere offensivo, di quella roba lì, lo sapete. Poi c'è ovviamente possibile aprire le gambe, possibile ruotare il quadricipite, sto facendo una fatica per tenere ruotare il quadricipite, muovere anche, cioè piegare anche il ginocchio con la doppia articolazione andando a superare un angolo di 90 gradi e c'è ovviamente un pregasfera anche per le caviglie, quindi c'è massimo movimento anche in questo senso. Punta del piede anch'essa può essere piegata anche in modo abbastanza innaturale, ma comunque ci può stare. Quindi ragazzi, adesso vediamo un paio di confronti proprio con il Tanjiro e con altri personaggi in collezione e poi ci vediamo per le conclusioni. Ecco Nezuko non ancora in posa vicino al fratello Tanjiro, rapporto, proporzioni, altezza sono rispettati secondo me. Tanjiro anche piegato leggermente sulle ginocchia, quindi sarebbe anche un po' più alto. E qui c'è un Luffy e delle tartarughe ninja a caso, così. E perché no, anche vicino a Goku, Vegeta, Goku di Toyotaro e il resto della collezione di Dragon Ball. Ancora pochi pezzi, ma crescerà. Eccomi di nuovo qui ragazzi dopo un'estenuante ora di posing e per me è un inferno. Chi mi conosce sa quanto io non sia propriamente un esperto nel posare le figure, quindi vi assicuro che ci metto tutto l'impegno del mondo quando faccio la sezione sul posing, però io mi sono innamorato di questa figura di Nezuko perché è veramente bellissima, veramente somigliante alla Nezuko dell'anime. Bellissimo il vestito, tutto fantastico, belli anche i visi intercambiabili, eccetera, eccetera. Quando sono arrivato al posing, ragazzi, non so se ho dei problemi io, è probabile che sia così, però è stato un inferno per me. Allora, il vestito è molto limitante, le gambe c'hanno qualcosa che non va. Le gambe di Nezuko sono un problema, non sta in piedi se non in determinate pose. Anche adesso, per esempio, avrei voluto fare una posa un po' più dinamica, un po' più sbilanciata su una gamba rispetto che un'altra, insomma in una fase un po' diciamo un po' più aggressiva, ecco, rispetto a com'è. Però per adesso sta così, poi ci impiegherò un po' più di tempo e la cercherò di sistemarla il meglio possibile. Però ecco, secondo me il vestito è bellissimo esteticamente, è in plastica morbida, ma va tantissimo a limitare
il posing. È davvero un casino. Questa cosa che è diviso in varie sezioni è un macello, perché fai una posa, te si sposta una sezione, poi devi rimetterla là. Poi sì, è plastica morbida, ma comunque ha una certa rigidità, non è come spostare un tessuto. E quindi metti una gamba e poi te si sposta e poi te cade, e poi una volta mi si è staccata una gamba. Insomma, raga, in definitiva, è una bellissima figure, consiglio l'acquisto a tutti perché comunque per un fan, soprattutto di Demon Slayer, penso che in questa scala non ci sia un'altra figure così bella. Ovviamente ce ne sono altre versioni di altri brand, però secondo me rimane comunque la migliore. Ho visto qualcosina, secondo me rimane la migliore. Ecco, pazienza nel posing, potete fare un sacco di robe fighissime, visti i visi intercambiabili, vista anche la posa che potete mettere seduta, e anche quella ottima la chicca dell'accessorio con le mani incrociate, le mani mano per la mano, Tanjiro e Nezuko, quindi potete fare anche quella roba lì che io ovviamente non ho provato perché la mia pazienza è andata già oltre con quello che ho fatto per questa figure. Quindi raga, io ringrazio nuovamente Alberto che mi ha dato la possibilità di fare questo video, mi ha regalato questa splendida figure. Vi ricordo che volendo potete recuperarla comunque su ilcolossodinerd.com, di cui trovate il link qui sotto in descrizione. E detto questo raga, io vi saluto, vado a sistemare questo inferno e ci vediamo come sempre a un prossimo video. Ciao raga, a presto!